Benvenuti, bentornati nel mio canale YouTube. È tempo di cambiamenti per il Siemens modulo logico logo. Dal 1 aprile 2026 è disponibile il nuovo logo 9 e ovviamente con il relativo software Logosoft Comfort versione 9. Cosa vedremo in questo video? Introduzione al nuovo hardware e al nuovo software. Cosa c'è di nuovo? Quali sono i miglioramenti di questo modello, il logo 9? E del Soft Comfort 9 rispetto ai precedenti, c'è compatibilità con il software, con i moduli logici precedenti. Bene, questo video ha come obiettivo proprio questo, vedere le novità e vedere anche una breve piccola simulazione con un logo 8, perché non c'è il logo nuovo, e con il nuovo Soft Comfort vedremo anche come fare il download, l'aggiornamento del logo Soft 9. Bene, ma andiamo pure avanti. Quali sono le principali novità e le caratteristiche del nuovo modulo logico Logo 9? Il logo nuovo ovviamente deve introdurre dei significativi miglioramenti, altrimenti ci tenevamo il precedente, sia in termini di hardware che di capacità di calcolo. Il primo aspetto è quella della compatibilità totale. Il logo Soft Comfort 9 è compatibile con tutte le generazioni precedenti, permettendo quindi di aprire e convertire vecchi progetti creati con logo 8, quindi permettendoci di salvarli nella nuova versione. Per quanto riguarda la connessione, il logo 9, scusate, ho scritto 8, si programma tramite il cavo Ethernet standard e non con i vecchi cavi seriali o USB. Capacità raddoppiata. Per quanto riguarda l'hardware, offre prestazioni raddoppiate in quanto riguarda il numero dei blocchi che mette a disposizione. Nella versione precedente erano 400 blocchi, adesso possiamo programmare fino a 800 blocchi. Quindi ci permette di gestire sequenze molto più complesse. Passiamo a vedere l'espandibilità. Per quanto riguarda gli ingressi e le uscite, precedentemente potevamo espandere il nostro modulo base fino a 8. Adesso possiamo utilizzare fino a 16 moduli di espansione. Ovviamente c'è un notevole aumento di numero di ingressi e di uscite che sono stati portati, non ho finito la frase, portati ad essere raddoppiati. L'interfaccia utente integra un display, un touchscreen a colori da 320x240 pixel direttamente sul modulo base. Il nuovo software di programmazione, il Logosoft 9, come abbiamo detto, è compatibile con i progetti delle vecchie generazioni. Per quanto riguarda invece il touchscreen, il display in remoto e il TDE, anche con il logo 9 abbiamo un nuovo display remoto, un TDE da 4,3 pollici 480x272 pixel con doppia porta Ethernet e quindi con una comunicazione sicura. Invece, prendendo in considerazione il software per la versione 9, la prima cosa che ci possiamo chiedere, si può utilizzare il logo Soft Comfort per programmare un logo 8? Dicevo, non ho comprato, non ho ancora il 9. Sì, si può fare. Il software è retrocompatibile, quindi supporta la creazione, la simulazione e il trasferimento di programmi su hardware logo 8, garantendo così la continuità dei progetti precedenti. Altra domanda, possiamo utilizzare le espansioni del logo 8 con il logo 9? Ho un nuovo logo 9 o l'espansione del logo 8? Cosa me ne faccio? No. I moduli di espansione del logo 8 non sono compatibili con il nuovo modulo di base logo 9. Ovviamente ogni modifica, ogni cambiamento non ha solo il fine naturale di migliorare un prodotto, di fornire qualche cosa di migliore al mercato, ma ci sono anche i fini giustamente economici di business delle aziende. Ma passiamo alle caratteristiche principali del Soft Comfort 9. È un ambiente unico, integra in un solo strumento la programmazione logica a blocchi, oppure il diagramma, il ladder, il COP, e la simulazione e la visualizzazione web. Ha un web editor integrato, include strumenti per creare pagine web personalizzate, per il monitoraggio e il controllo remoto del modulo logico del PLC, su più sistemi operativi compatibili, quindi
sia se abbiamo un sistema operativo Windows, Mac OS o Linux, va bene uguale. Per quanto riguarda la gestione degli utenti, UMAC, che è il sistema centralizzato di gestione degli utenti e controllo degli accessi, introduce una nuova gestione degli accessi, adesso fino a 4 ruoli distinti, quindi possiamo entrare come amministratore, utilizzarlo come amministratore, operatore, manutentore o osservatore, per aumentare quindi la sicurezza operativa. È pienamente compatibile con i progetti creati con le versioni precedenti, abbiamo detto. Per quanto riguarda l'installazione, se non abbiamo nessuna licenza, nessuna installazione precedente, è richiesta una versione completa tramite DVD USB. Invece è possibile aggiornare le versioni precedenti alla nostra versione 9. Vediamo come. Modalità per il download del logo, questo nuovo software. Il software possiamo scaricarlo, aggiornarlo direttamente attraverso i canali ufficiali della Siemens, a seconda che possediamo già una licenza o meno. Cosa succede se abbiamo già una versione precedente? Se abbiamo una versione precedente, la 7, la 8, non ha importanza, l'aggiornamento alla versione 9 è generalmente gratuita, se sul PLC è installata una versione precedente. Il Service Pack, il pacchetto di installazione e aggiornamento, verrà installato senza chiedere un'altra licenza. Possiamo scaricarlo da dove il pacchetto? Direttamente dal portale di supporto Siemens. Troverete in descrizione del video il link per fare questo lavoro. Una volta scaricato il file in formato zippato, bisogna estrarlo e poi eseguire l'installer. Se non rileva una versione precedente installata, il sistema ti chiederà di inserire il DVD originale o di indicare il percorso del file dell'installazione della vecchia versione per confermare la licenza. Una nota importante è che per scaricare i file dal server della Siemens SIE Portal è necessaria la registrazione gratuita al sito, che potrebbe richiedere anche una verifica dell'account per alcun tipo di restrizione, come ad esempio esportazione del software industriale. Questo quindi abbiamo detto perché è una versione precedente. Per chi non ha una versione precedente, non ha una licenza, è disponibile una versione demo gratuita. Anche possiamo scaricarla dallo stesso sito, ci permetterà di scaricare o l'upgrade oppure la versione demo. Quali sono le limitazioni della demo, ci stiamo chiedendo? Permette di creare, di simulare, stampare i programmi, ma non permette di trasferirli, quindi possiamo lavorare solo a livello software, non possiamo poi trasferirli sul nostro modulo logico del logo, sia che sia 8 anche la versione 9, e quindi non verso il modulo reale. Vediamo come fare il download del logo dal canale ufficiale. Dal canale ufficiale, vi ricordo ancora che il link lo trovate nella descrizione e presentazione di questo video, possiamo fare il download dell'aggiornamento o della versione demo, immagine 1. Entriamo nel sito e qua sotto troviamo che possiamo scaricare l'aggiornamento oppure possiamo scaricare aggiornamento oppure il demo. In base alla scelta fatta dei due, cliccandogli, apre una finestra. Scorrendo verso il basso troviamo il link per il download. Questo è quello per l'upgrade. Mi dice che non sto scaricando il software, è un installer piccolino, insomma, 2,2 GB. Una volta fatto questo, che abbiamo fatto il download di questo installer, ci troviamo il nostro file zippato, lo dezippiamo in cartella, apriamo la cartella e troviamo il file install.htm. Clicchiamo su install.htm e cominciamo a seguire le istruzioni. Problema, dice non mi funziona l'install.htm. Nessun problema. Allora in alternativa apriamo instadata e all'interno troviamo Linux, Mac, Win64, scegliamo il nostro sistema operativo, che io ho fatto con il mio. All'interno di Win64 troviamo la cartella VM, all'interno di VM troviamo Setup X.
e con questo qua facciamo il lavoro che dovevamo fare con install HTML. Non funziona setupx? Siete sfortunati. Non so, non ho trovato nessuna informazione su cosa fare. Andiamo avanti a vedere cosa succede. Operazione successiva all'esecuzione del setupx. Dopo aver eseguito, non inizia la vera installazione, questa è una scatola cinese, una matriosca, si apre una finestra, eccola qua, 1, dove dobbiamo il software installer adatto al nostro sistema operativo. Ovviamente io vado sempre sul mio Win64 che mi dice che devo scaricare un altro file di questa dimensione, scusate, è andato per i fatti suoi, di questa dimensione. Dopo aver scelto la versione si apre la finestra, questa finestra che ci dà delle istruzioni che ci dicono che una volta fatto il download bisogna fare un doppio clic sul file che abbiamo, l'installer, che anche questo si chiama setupx, e che non abbiamo bisogno di installare nessun altro software. La macchina virtuale Java è inclusa in questo download. Grazie per l'informazione. A questo punto andiamo avanti e si apre un'altra finestra, cioè, con tutte queste finestre c'è un passaggio d'aria che c'è un dolore al collo. Si apre un'altra finestra dove ci dice di salvare, dove voglio la cartella, dove salvare questo benedetto installer. Questa è la figura 3. Dopo il download finalmente aprite la cartella e troviamo il setupx. Dice, è fatta? No. Clicco sul setupx e comincia a caricare l'installazione di questo install anywhere in preparazione fino a quando arriva al 100%. Dice quasi ci siamo, è un parto. Operazione di istruzione. Si apre la finestra dell'installazione, finalmente, e impostiamo la lingua preferita. Io ho scelto l'Urdu ma non esiste. E poi clicchiamo su OK. Accettiamo il contratto di licenza, altrimenti non andiamo avanti, scegliere la cartella di destinazione e andiamo avanti. Viene quest'altra finestra dove ci chiede selezionare dove creare l'icona del prodotto. Ok, scegliete dove volete quest'icona del prodotto, io l'ho messo sul desktop, quindi installa finalmente. Poi inizia l'installazione, meno male, finalmente è un'ora che sto lavorando. Prima di concludere l'installazione chiede se vogliamo installare il programma Driver USB PC, sì e no. Io ho messo no, non mi importa niente. Alla fine dell'installazione ci chiede ancora, è curioso, ci fa un sacco di domande. Se vogliamo direttamente avviare il logo, oppure l'avviamo noi quando vogliamo. Fate quello che volete. Cosa possiamo dire ancora su questa installazione? Che l'installazione finalmente è pronta. Lanciamo il nostro logo 9 e dal menu file accediamo alle proprietà. Accediamo alle proprietà. Perché facciamo questo? Perché sto simulando, sto mettendo l'ipotesi che il nostro logo non sia il 9 ma sia un altro. Quindi aprire dal menu file proprietà si apre questa finestra dove da tipo da hardware impostazione del dispositivo vado a scegliere il mio logo, la mia versione, il mio modello di logo 8 in mio possesso e poi quindi vado a cliccare su OK. Una volta che l'abbiamo fatto creiamo un semplice esempio del software con logo 8, trasferendo il programma da PC al PLC o al modulo logico, perché diatriba si chiama PLC o si chiama modulo logico. Per i puristi non è un vero e proprio PLC, è un modulo logico. Altri lo chiamano PLC, io non ne farei una questione, e il logo 9, logo 8 comunque. Per accontentare tutti uso le due terminologie. Dopo aver trasferito, eseguiamo il test online, questo trasferisce, e vediamo che il segnale I ingresso 1 mi attiva l'uscita Q1 e questo attraverso il mio PLC. Per quanto riguarda l'ultima cosa che riguarda questo aspetto qui, prima di farvi vedere direttamente sul software una cosetta, l'ultima slide riguarda il nuovo display, logo 9 TDE. Eccolo qua, questo è il nuovo modello, come dicevamo porta, non credo che lo porti a
un display touch a colori da 4,3 pollici, dicevamo, con doppia porta Ethernet, questa invece è la porta di alimentazione. Come dicevo prima, questo nuovo hardware, la versione di questo display 9, è stato progettato e configurato per il soft Comfort 9, quindi è compatibile con le versioni di logo precedenti, cioè sull'8 no. Logo è progettato per logo 9 e basta, ed è compatibile solo con logo 9. I vecchi dispositivi TDE non possono essere utilizzati con il logo 9, mentre questo, vedendo, non posso usarlo con il logo 8, i vecchi TDE che per il logo 8 non posso utilizzarli per il logo 9. Bene, questo è tutto per quanto riguarda le novità del hardware e del software, ma adesso voglio farvi vedere direttamente una breve dimostrazione di uso del software 9, dell'aggiornamento e anche del demo, per vedere che effettivamente possiamo utilizzarlo solo come software e non per trasferire i programmi. Eccomi nel mio logo soft 9, infatti se vado qui, informazioni su, eccolo qua, logo soft versione 9, eccetera eccetera, ok. Vado a creare un nuovo progetto, non progetto di rete, ma modo diagramma, e scelgo il solito a blocchi. Si apre la finestra delle impostazioni del logo, vado sul tipo di hardware, questo è l'hardware che ho usato per ultimo, che è il mio logo, ma generalmente se non è collegato la prima volta viene fuori sul logo 9. Voi scegliete qual è il vostro logo, io scelgo di nuovo quello che ho prima e clicco su ok. Quindi ho creato il mio programma, in automatico mi ha chiesto a quale logo sono collegato. A questo punto, se faccio un semplice programmino, ingresso, facciamo un po' di zoom per vederci meglio, faccio 2 ingressi e prendo una memoria, un set reset. Eccolo qua, la ritenzione. Ok, vado a collegare il mio, uno sul set, l'altro sul reset, ovviamente potrebbe essere un pulsante di start, uno di stop, non vado a modificare le etichette, va bene così, e prendo semplicemente un'uscita. Così facciamo il comando di un'uscita con 2 pulsanti, un set ed un reset. Questi qua ovviamente li trasformo in simulazione non come un interruttore, ma come un pulsante, tasto normalmente aperto, e anche questo tasto normalmente aperto. Ok? A questo punto posso simularlo senza bisogno, come faccio con il logo, con il software 8, la versione 8, vado su simulazione, si apre la finestra della simulazione che posso comandarlo direttamente da qui, oppure posso anche comandarlo da qui. E questo è tutto. Adesso devo trasferire questo programma sul mio logo 8. Quindi vado qui su strumenti, trasferisci dal PC al logo. Ovviamente come il trasferimento dalla versione del Comfort 8 alla versione logo 8 è la stessa procedura. Questa è la mia scheda di rete, voi ovviamente avete la vostra perché l'ho possibilità o su wireless o su scheda di rete. Sono collegato direttamente con il cavo Ethernet, quindi scheda di rete. Posso fare il test per sapere l'indirizzo IP del mio modulo logico, oppure siccome l'avevo già fatto perché sto usando questo è il suo indirizzo IP e quindi gli dico che questo qui è quello che ho trovato e che lui mi ha memorizzato, ok, avanti. Mi fa sapere che gli indirizzi del logo non si trovano nella stessa sottorete, ok, va bene. Si sono nascosti uno sotto una rete e uno sotto l'altra.
sempre per la serie ti informo prima di fare qualcosa. Ok, mi ha aggiunto l'indirizzo IPP, urrà. Ecco, questa ulteriore finestra dove deve scaricare il diagramma. Informa sull'indirizzo IP e della versione firmware. Impostazione dove vuoi, sulla scheda SD o sul dispositivo. Ovviamente sul dispositivo, andiamo avanti che c'è posto. Avvia trasferimento. Avete sentito il rumorino, ho fatto fine. Ecco, adesso per lanciare il programma dal PLC e vedere l'andamento sul mio display del PC, così come facciamo con la versione 8, devo andare a cliccare qui, test online, quindi tolgo un attimo la SIM e vado su test online, quindi è un colpo di test direttamente online. Come se non avessimo fatto niente prima, gli ho detto di riconoscere il mio modulo logico e lui l'ha riconosciuto, gli ha messo l'indirizzo IP che ha voluto, mi ha detto siamo a posto, siamo amici, ci stringiamo la mano, affare fatto, adesso me lo richiede di nuovo perché voglio fare il test. Ok, ho sempre lo stesso indirizzo, non l'ho cambiato. Ok. Lui comincia a fare sto collegamento. Sembra che sia collegato. Ah sì, perché sul mio PLC ho già premuto, era rimasto premuto o spremuto, dipende dalla fatica, il mio ingresso 1 che vado ad eliminare. Adesso ingresso 2, eccolo qua, e state vedendo, forse riuscite a sentire anche il rumore del mio switch che attiva e che disattiva. Bene, quindi abbiamo visto, testato il fatto che possiamo utilizzare il Comfort 9 con un logo precedente. Invece per quanto riguarda il demo, vediamo cosa possiamo fare. Ovviamente devo chiudere un attimo questo programma e devo accedere alla mia versione demo. Questa è la mia versione demo, me lo fa sapere subito, dice, per non prendere troppa confidenza col prodotto, consola di dimostrazione e dimostrami cosa posso fare. Allora vado a, anche in questo caso, non progetto di rete, ma modo diagramma, perché sto programmando in questo modo, una schema logico. Ok, viene la solita finestra, tipo di impostazione online, tipo di hardware, vedete, scusate, impostazione online, tipo di hardware, ecco, mettiamo che io mi scelga il mio, ok, a questo punto faccio un semplice esempio proprio banalissimo, tanto per vedere cosa ci permette di fare, con un'uscita, ecco, lancio la mia simulazione, dicevamo che posso usarlo per simulare, e quindi eccolo qua, da qui, e adesso invece tolgo la simulazione e voglio trasferirlo, strumenti, trasferisci, eccolo qua, è tutto grigio, una roba che deprime, non posso, niente, quindi non possiamo trasferirlo e quindi non possiamo, ovviamente se non lo trasferisco, vedete che è in grigio anche il test online, quindi non posso fare il test online. Questo è quello che permette di fare, ma comunque se non possiamo, se non avete nessun PLC con il quale comunicare, potete usare direttamente il demo, anche se non avete nessuna licenza precedente, ci permette di imparare, ci permette di utilizzare il software, di capire il funzionamento, di capire l'ambiente e come primo passo non è male. Bene, questo è il termine di questo video, spero che sia stato di vostro interesse e continuerò a fare altri video, questa volta con sia il logo 8 con il logo 9, ma nel mio canale sapete che potete trovare moltissimi altri video relativi alla programmazione dei PLC Siemens S7 1200, 1500 e molti altri argomenti. Quindi vi ringrazio per la visione, se vi è piaciuto iscrivetevi al mio canale e seguitemi su YouTube. Vi saluto, vi do arrivederci al prossimo video e vi auguro buona continuazione.